Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i carri Area Toa Turbine, motori ad alte prestazioni ideali per droni FPV. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Questi Toa sono presenti in due versioni, 2306 da 1950 kV e 2207 sempre da 1950 kV. Per entrambe le versioni possiamo scegliere il colore tra grigio scuro o grigio chiaro. Io ho scelto il 2306 grigio scuro, vediamo subito cosa c'è all'interno della confezione. Abbiamo il motore, 4 viti per frame da 5 mm, 4 viti per frame da 4 mm, una vite di riserva per la campana, un adesivo ed un foglietto dove sono riportate le specifiche del motore. I cavi sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 15 cm. Il peso del motore è di 33,6 grammi. I magneti sono degli N55SH curvi e la loro distanza con lo statore è veramente minima. Su alcuni di essi è applicata questa colla grigia che serve per bilanciare il motore, è importantissimo quindi non rimuoverla. L'avvolgimento è a singolo filo che garantisce prestazioni migliori rispetto a quello a trifili. La casa produttrice sottolinea come i cavi del motore siano saldati all'interno dell'avvolgimento in rame, in modo da avere la massima resistenza. La distanza tra i fori di fissaggio è di 16 x 16 mm. Come notiamo la campana è fissata al motore tramite vite esagonale M3. I cuscinetti sono originali ISO, quindi quanto di meglio può offrire il mercato. L'albero è alto 12 mm ed è in titanio cavo, che ci dà la massima resistenza unita al minor peso possibile. Il dado è un M5 in versione slim, grazie al quale potremo fissare anche le eliche più spesse. Nella base ci sono queste punte che impediscono all'elica di slittare. Queste sono date dalla forma della campana, che è anche una delle particolarità più importanti di questo motore. Infatti notiamo che la forma è simile a una turbina e da qui appunto proprio il loro nome. Questa forma serve per raffreddare meglio il motore convogliando l'aria direttamente sugli avvolgimenti. Proprio per questo particolare motivo i motori sono presenti sia in versione oraria che in versione antioraria. Per non confonderci, Carrea Area ha stampato il verso di rotazione direttamente sul motore. Attenzione però che il verso di rotazione non influisce sul tipo di dado, che è sempre lo stesso per tutti e quattro i motori. Infatti l'albero motore ha la stessa filettatura sia per la versione oraria che antioraria. Come possiamo notare dalle specifiche, questi motori possono essere usati con lippo da 2 a 7 celle. A mio parere però, visto che questi motori hanno 1950 kV, le batterie ideali sono le 6S. Ed è proprio con le 6S che testeremo il motore sull'RC Benchmark 1520 e come sempre userò 3 eliche dal pitch diverso, le JEP RC 5040, le HQV1S 5045 e le Genfan 51499. Per quanto riguarda i risultati dei test, diciamo che non sono come me li aspettavo e proprio per questo li ho ripetuti più di una volta. Oltre alle CNHL che uso di solito, ho ripetuto il test anche con altri LiPo e tra i vari risultati vi riporto anche quelli della Demon G4 che ho recensito qualche tempo fa qui sul canale. Anche se batterie diverse danno risultati diversi, questi rimangono sempre in proporzioni simili e le differenze sono da ricercarsi più che altro sui diversi CD scarica delle LiPo che ho usato. Quello che si nota subito è che le Genfan danno valori di thrust più bassi rispetto alle V1S e questo ci dice che non necessariamente un pitch dell'elica più alto deve trasformarsi in un thrust più alto. Questo perché entrano in gioco altri fattori come il peso dell'elica e i limiti del motore stesso. A tal proposito 1950 kV sono già un valore alto, ai quali sarebbe meglio abbinare delle eliche con un pitch medio proprio per non far andare il motore troppo sotto sforzo, che poi alla fine è quello che ritengo sia successo con questi Carrea Area.
Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e la prima cosa da valutare è il prezzo del motore, che supera i 30 euro per ogni singola unità. Per quanto mi riguarda, un motore di fascia alta ha un prezzo compreso tra i 20 e i 25 euro, cosa che questi Toa Turbine superano abbondantemente. Sicuramente i materiali usati come i cuscinetti e i magneti sono di classe premium, così come l'attenzione nella progettazione della campana e la saldatura dei cavi motore sottolineano una cura fino ai minimi dettagli. A mio parere però questo non basta a giustificare un prezzo così alto, soprattutto in luce dei risultati che sono sì sopra la media ma non sono eccezionali come il prezzo potrebbe indurre a pensare. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.